benvenuto in questo video. Ti darò alcune dritte per imparare a disegnare partendo da zero. Io so che molti di voi che mi seguite siete magari autodidatti e non avete un mentore o un maestro che vi può seguire passo passo nel vostro percorso. Quindi ho creato questo video apposta per darvi dei punti molto semplici che potete seguire, vedere i miglioramenti e quindi anche trovare la motivazione per andare avanti e migliorare ancora e ancora e ancora. Il primo punto è ricalcare. Si fa di solito fino all'età delle medie. Abbiamo cominciato tutti così, prendendo un disegno che ci piaceva, mettendo sopra il foglio e andando a rifare sopra il disegno con la matita o adesso si fa molto anche in digitale. E questo è un modo per approcciarsi all'inizio e imparare ad apprezzare certe forme, certe proporzioni e va bene fino, dicevo, all'età delle scuole medie, quindi 13-14 anni. Ok, se hai più di questa età smetti tranquillamente di farlo perché è ora di passare direttamente allo step successivo, che è iniziare ad usare le immagini di riferimento, cioè non più ricalcare ma mettere l'immagine di fianco e cercare di rifarla uguale. Non c'è nulla di male in questo, sono esercizi, anche gli artisti professionisti famosi usano le reference, lo fanno perché non ci si può ricordare tutto a memoria. Se voglio ricordarmi come è fatto il velluto, come è fatto un certo tipo di pianta, piuttosto che certe architetture, o mi piace un tipo di capello, magari trovo delle reference fotografiche, me le tengo di fianco e le uso come, diciamo, promemoria per riuscire ad ottenere lo stesso effetto sulla mia illustrazione o sulla mia immagine. Lo stesso vale per le pose. Ragazzi, non c'è il copyright sulle pose, ok? A meno che non sono alcune particolarmente famose e iconiche, proprie di un personaggio registrato. D'accordo? E non esiste che, oddio, mi hai copiato la posa, no, specialmente se è per esercizio, no? Per la figura umana, la prospettiva, eccetera, usate le pose, le reference, tutto quello che vi pare, finché guardate e rifate il disegno pari pari, va bene. Ok? E questo è un metodo più semplice, diciamo, per imparare dopo il ricalco nudo e crudo che abbiamo detto. Sopra una certa età non è più il caso di farlo perché non vi serve più a nulla, non si impara più in quel modo. Il terzo step, e so che questa cosa non ti piacerà, ma sono i fondamentali. I fondamentali sono quelle cose teoriche, tecniche, noiose, diciamo così, che sono l'anatomia, la prospettiva, la teoria del colore, la teoria della luce, tutte quelle cose che dici no, ma che noia, io voglio solo disegnare i miei personaggi manga preferiti, i miei personaggi originali, voglio fare, diciamo, quello che mi piace. Sì, giustissimo, è vero, è così. Però se vuoi che ti vengano fuori bene i disegni, i fondamentali ti serve saperli, perché sennò ti continueranno a venire fuori personaggi un po' storti, gli occhi sballati, le immagini piatte o le ombre messe un po' a caso. No? E ti chiederai, ma perché non miglioro? Perché altri fanno disegni bellissimi e io invece non ci riesco, i miei si vede che sono amatoriali, che gli manca qualcosa, ecco, gli mancano i fondamentali, semplicemente, quindi armati di santa pazienza, tirati sulle maniche e comincia pian pianino, magari alternando, comincia a studiare quelli, no? Perché se ti butti direttamente a studiare a fare quello che ti piace senza una base solida è come costruire la casa partendo dal tetto, ok? Ed è ovvio che la casa verrà un pochino storta o addirittura crolla, mentre se hai delle buone fondamenta poi riuscirai a costruire tutto il tuo percorso artistico in maniera molto 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 più semplice e lineare, molto diretto, ok? Il quarto step è quello di inventarsi dei trucchi, io direi più che altro sì, un modo tuo di fare le cose, che non significa
reinventare la ruota ogni volta, ma semplicemente, ok, per rendere questo effetto, questa ombra, anche questa atmosfera, no? Che mi piace, qual è un modo semplice per farlo? Prima usavo 10 livelli digitali o 50.000 colori, bene, adesso uso 3 livelli e 2 colori. Ok? Cercare di semplificarti il più possibile la vita, però arrivando a ottenere più o meno lo stesso risultato. Anche questo fa parte dell'esperienza che uno si fa nel tempo. Ok, però provaci. Se ti viene fuori un bel disegno mettendoci 4 ore, poi cerca di farcela in 3 ore, di semplificarti il processo, ok? E di inventarti, di trovare più trucchi possibili che funzionano per te, ok? Ad esempio io all'inizio facevo le ombre completamente in bianco e nero e poi andavo a colorare, ad aggiungere il colore in un secondo tempo. Adesso ho trovato un metodo semplice che mi permette di fare tutto insieme e chiaramente ci metto molto molto meno tempo rispetto a prima, no? Perché vado a saltare in realtà dei passaggi, però dopo che mi sono data un metodo, so come farlo, a questo punto per me è più veloce, la qualità è uguale se non maggiore di prima, ed è questo quello a cui devi puntare dopo aver imparato i fondamentali, a semplificarti il più possibile la vita, il processo artistico, diciamo così, il workflow, per dire all'inglese, fino ad arrivare al risultato che vuoi, con il minore tempo e mal di testa possibili. Ok? Anche questa è una strada lunga, quindi prendila con calma, fai un po' e un po', provi una tecnica, vedi che ti piace, il risultato, dici ok, ora come la posso semplificare? D'accordo? E questo è il quarto step che è importante nel percorso artistico per migliorare e andare avanti da zero con la tua arte. Il quinto step, non l'ho messo per ultimo a caso, e perché dovrebbe effettivamente stare lì, è quello dello stile. Io vedo tanti di voi ossessionati dallo stile, ma lo stile è qualcosa che si fa nel tempo, che cresce man mano che noi cresciamo e assimiliamo cose. Non ha senso cercare di avere uno stile a 13, 14, forse anche 20 anni, ok? Perché tanto è destinato a cambiare, a mutare, evolversi con noi. La ricerca dello stile fatela dopo in tranquillità, quando avete i fondamentali e quindi avete imparato l'anatomia, la prospettiva, tutte quelle cose noiose, avete un metodo veloce per arrivare dallo schizzo al risultato finito, no? Dalla bozza al disegno completo, a quel punto potete lavorare sui dettagli che rendono unico il vostro modo di disegnare, che poi ripeto, comunque cambierà e cambierà anche se non lo volete, quindi prendetela come una sorta di firma, d'accordo? E datevi il tempo di crescere artisticamente parlando e di raccogliere tutto quello che vi serve, assimilare tutto quello che vi serve per poi tirarlo fuori il vostro stile, ok? È come pretendere che se no un bambino riesca a fare cose che le persone fanno, non so, da plurilaureate, ok? Gli manca proprio le informazioni, per quanto questo bambino possa essere un bambino prodigio. Quindi datevi il tempo di crescere artisticamente. D'accordo? Poi pensate, quando avete tutti gli strumenti nel vostro arsenale artistico, allora potete pensare, studiare e affinare il vostro stile, ok? Vi do anche un consiglio bonus in questo video per affrontare tutta questa roba che lo so, detta tutta insieme sembra tantissima, però vi assicuro che va spalmata su anni, quindi prendila con molta calma, non devi fare tutto oggi, neanche tra un mese, neanche tra un anno, ok? Fai un passaggio, uno step alla volta con molta, molta, molta calma. Il bonus è quello di darti un metodo. Comincia da una cosa, punta su quella, approfondisci solo quella, poi passi a un'altra. Può essere l'anatomia, può essere come disegnare i capelli, può essere le pose dinamiche, l'uso dei colori, cioè qualsiasi argomento tu voglia.
io ti consiglio di partire da quello in cui riesci peggio al momento, in modo che colmi la lacuna, ok? Quindi alzi un pochino l'asticella generale, poi fai il giro, tutti gli argomenti che vuoi approfondire e ricominci di nuovo, ok? Io ogni tanto torno sul colore, torno sulle luci, torno sui chiaroscuri, sulla composizione, sulle mani, e è un ciclo infinito, ok? Che ti permette ogni volta di migliorare e di alzare pian pianino l'asticella sempre più in alto, sempre più in alto. Ti ripeto, non avere fretta, disegna per te stesso, per sperimentare, per vedere cosa riesci a fare e come farlo, e poi trovare nuovi modi più semplici di farlo. Con questo approccio qui, ma nel tempo, perché tanto il tutto e subito non esiste, specialmente in queste cose che sono artigianali, quindi richiedono, no, di acquisire una certa dose di esperienza, di praticità anche. Non c'è il tutto e subito, però con questi passaggi puoi sicuramente fare dei passi avanti in maniera abbastanza regolare, trovare soddisfazione e quindi anche essere motivato ad andare avanti e sperimentare ancora, eccetera, eccetera. Spero di averti dato una buona mappa, diciamo così, per proseguire nel tuo percorso. Mi raccomando, i fondamentali, lo so, sono una rottura di scatole, però poi ti diverti. Una volta che li hai imparati, ti diverti a fare le mani, a fare le prospettive, perché li saprai fare. Ok, sono noiosi perché non li sai ancora fare e dici no, oddio, la prospettiva, già mi prendo un colpo al cuore. Sì, era così anche per me. Dopo che l'ho imparata, adesso mi diverto, dai, facciamo questa gran prospettiva dall'alto a volo d'uccello, eccetera. Tiri 4 linee, quelle che sai che sono giuste, e sei a posto. Ok, bisogna solo fare il salto e andare a impararlo. Quindi spero che questi piccoli passaggi, diciamo, per incanalare un po' il tuo percorso artistico e migliorarti, ti saranno di aiuto, anche se sarai autodidatta, ma io sono sempre qui. Quindi iscriviti, registrati sul blog, fai tutte queste cose, commenta, scrivimi, insomma, io sono felice quando mi mandate le email o mi fate le domande. Non sei solo in questo percorso, siamo tantissimi. Come ti dicevo, io sarò sempre qua, quindi se hai qualche domanda, qualcosa in particolare, mi trovi, sono a un messaggio di distanza. Va bene, ti saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!